In una ciotola verso la farina 00, la farina Manitoba, verso tutta l'acqua e ci sbriciolo dentro il lievito. Comincio a mescolare con l'aiuto di un tarocco. Ora che il composto è omogeneo, cominciamo a formare la maglia glutinica. Tiriamo un lembo e lo portiamo al centro. Mi aiuto girando anche la ciotola. All'inizio l'impasto sarà molto grezzo, poi piano piano comincerà a trasformarsi e a incordarsi. Posso unire il sale e l'olio. Qui con molta pazienza facciamo penetrare tutto l'olio senza fretta. Tutti gli ingredienti sono stati incorporati, ora lascio riposare l'impasto per 10 minuti sotto canovaccio. Sono passati 10 minuti, mi bagno leggermente la mano e do il primo giro di pieghe. Tiro un lembo e lo porto al centro. Ruoto la ciotola e faccio lo stesso movimento. Copro con canovaccio e ripeto questa operazione per altre 2 volte a distanza di 15 minuti. Terzo e ultimo giro di pieghe, sempre con la mano bagnata. Trasferisco l'impasto in una ciotola di vetro. Ora lascio lievitare l'impasto per 2 ore o comunque fino a raddoppio. Ungo leggermente il piano da lavoro e ci trasferisco sopra l'impasto. Con le mani oliate gli do un paio di pieghe, 1 e 2. Trasferisco l'impasto sulla teglia oliata, schiaccio leggermente e lo lascio riposare 30 minuti coperto con un'altra teglia. Via la teglia e cominciamo a stendere l'impasto molto delicatamente. Ora, visto che l'impasto si ritira, lasciamo riposare altri 15 minuti. Intanto condisco la salsa di pomodoro. Un pizzico di sale, un giro d'olio, condisco con la passata di pomodoro, distribuisco la salsa su tutta la superficie. Manca l'ultima lievitazione, la nostra pizza deve riposare altri 90 minuti a temperatura ambiente. Io la tengo nel forno spento, lontano da spifferi. Possiamo infornare, modalità statica 230 gradi per 25 minuti. Manca solo la mozzarella che ho tagliato a fettine e lasciato scolare. Ora inforniamo alla stessa temperatura per altri 5 minuti fino a che la mozzarella si sarà sciolta. E adesso l'assaggiamo. Morbida e pure scrocchiarella. Buonissima. Ciao!